cosa da fare, vi consiglio di partire da un cerchio, ok? Una circonferenza, calcolarne il centro più o meno e poi questa distanza qui voi la riportate esattamente di sotto e quindi più o meno sarà questa distanza. A questo punto questo sarebbe la testa e da qui poi inizia quello che sarà il mento, va bene? La parte del mento logicamente sarà più squadrata se è un uomo o così via. A questo punto dimenticatevi questa misura qui del cerchio, il centro del cerchio, e calcoliamo, potete prendere anche un righello e fare per esempio la verticale e calcolare a questo punto dove è l'altezza degli occhi. L'altezza degli occhi si trova esattamente a metà, quindi se il mio è diventato di 12, a questo punto sarà il 6. A questa altezza potete trarre una linea e qui calcolate che qui andranno posizionati gli occhi del vostro ritratto. A questo punto prendete anche una metà di questo, la metà di 6 che è 3, ok? E a questo punto trovate dove arriverà alla base il naso. Nella parte di sotto trovate la metà e quindi sarà più o meno qui, calcolate dove andrà posizionata, scriviamolo di qua, la bocca. Ok, lo stesso avviene per la fronte, la parte della fronte, qui calcolate la metà e di nuovo sarà 3 e la metà di questo, eccolo qui, trovate l'attaccatura dei capelli, questo zona fronte, ok, e poi questa attaccatura capelli, ok. Ora come si procede? Noi abbiamo solo uno schema base da dove partire. Vi ricordate, Leonardo diceva che nella parte alta ci sta la sapienza, nella parte centrale ci sta la bellezza, nella parte bassa ci sta la bontà, legate rispettivamente alla bocca, agli occhi e al cervello. Iniziamo a posizionare gli occhi. Se vi torna comodo poi levare queste linee che non ci servono più del cerchio, potete anche farlo. Allora, gli occhi, io vi ho sempre detto che in mezzo agli occhi c'è un terzo occhio e quindi se noi guardiamo tutta la larghezza di un volto, considerate come se fossero 5 occhi. Quindi facciamo il primo occhio, cioè l'occhio centrale, e poi qui dividiamo un altro occhio e qua un altro occhio, va bene? Quella a distanza di un occhio, quindi i nostri occhi andranno a posizionarsi in questa zona centrale qui, lasciando libero questa parte di mezzo dove c'è praticamente il terzo occhio. Considerate, generalmente gli occhi non sono mai su un asse diritta, anche se sono simmetrici se visti frontali, ma sono sempre in una posizione un po' obliqua, ok? E quindi se noi andiamo a disegnarli, partiamo da questa parte più bassa e arriviamo a questo più alto, da questa parte più bassa e arriviamo a questo più alto, e poi facciamo, e questo è logico, deve essere in base agli occhi che uno ha, poi guardate la forma particolare degli occhi che uno ha. A questo punto dovete posizionare poi più o meno la pupilla, che di solito viene posizionata non completamente aperta, di solito perché l'occhio è più espressivo, e fate comunque, cioè poi comunque lo vedrete meglio, qui poi posizionate un po' di ombreggiatura, poi lo faremo meglio insomma nell'insieme. Allora, il naso dove va? Il naso abbiamo detto è occupato da questa zona centrale qui, va bene? E arriverà più o meno alla base, però prima del naso, avete visto sotto il naso c'è anche questa parte così. Queste servono solo come linee guida, poi voi è logico fate le narici e poi qui si allargherà un pochino, questo potete toglierlo, va bene? E a questo punto poi dovete posizionare la bocca. La bocca abbiamo detto parte alla base qui, però se non la dividessimo scopriremmo che se la dividiamo in tre parti, la parte sotto vale 2, quella sopra mezzo, oppure 2 e 1 o 1 e mezzo, e quindi allora mettiamo così, iniziamo subito a fare la parte centrale, va bene? Poi iniziamo, ecco dove arriva la bocca, semplice, perché vi ricordate, ve l'ho sempre detto, se voi tirate giù una linea dalle pupille più o meno, va bene, scoprirete che la bocca arriva più o meno a questo punto, ok? Quindi la bocca deve arrivare qui. Allora poi ora partite con questo labbro, lo mettete qui, l'altro labbro, e lo mettete fino a qua. Il labbro sotto viene più carnoso e più grande, va bene? E poi logicamente anche qui va giocato con le ombre, con tutti gli effetti, ok? Che è in base a come verrà la luce. Come si fa per calcolare
le sopracciglia, va bene? Le sopracciglia è semplice perché partendo da questa misura che avevamo del naso, se noi tracciamo una diagonale passante per la linea esterna del ciglio, ok? Quindi partendo da qui, immaginatevi così, e una la immaginate così, un'altra invece passante per la metà della pupilla e un'altra passante per la metà più o meno della pupilla, trovate l'altezza dove la sopracciglia va a scendere, quindi qui fate così e qui è il punto massimo di altezza. Lo stesso partendo dal naso, da questa misura qui, ok? Quindi questo sarà così e questo più o meno sarà così e vedete vi sono venute, poi ognuno disegnerà le ciglia in base, le sopracciglia in base all'espressione. Lo stesso anche qui, poi rimodellerete l'occhio in base agli effetti della persona che avete davanti, no? A questo punto noi abbiamo detto che qui c'è l'attaccatura, qui c'è la fronte e qui c'è l'attaccatura dei capelli. Ah, giusto, le orecchie, scusatemi, le orecchie ve l'ho sempre detto che cominciano alla base degli occhi e terminano alla base del naso. Questa è la posizione dove mettere le nostre orecchie. Di conseguenza, sollevando leggermente, così, va bene? Ora poi uno può coprirle le orecchie con i capelli, va bene? Qui poi uno le dipingerà, le disegnerà per bene. Anche qui il mento è logico, uno poi lo fa in base alla persona che ha davanti, può scegliere di farlo più o meno. Qui potete cancellare se volete queste direttive oppure no. E come funziona l'attaccatura della fronte? L'attaccatura della fronte, se fosse una che ha pochi capelli, potreste disegnarla capelli, fate conto, rasata a zero, potreste disegnarla così. Se però invece vogliamo fargli invece una frangetta, può arrivare anche a questo punto. Ritorna? E qui potete poi ingrandire oppure fargli passare i capelli dietro le orecchie, qui poi ci sarà il collo, va bene? Potete fargli un ciuffo, che devo dire, invece di una frangia, potete scegliere qualsiasi acconciatura che volete, ok? E qui poi avete da lavorare sui capelli e poi su tutte altre sfumature, altre cose che in questa lezione magari non considereremo. La prossima volta, se volete, vi faccio vedere come si può fare una pettinatura diversa oppure meglio ancora come fare un volto questa volta di profilo. E niente, vi ringrazio di avermi seguito e buon lavoro. Buonasera, scusate, rivedendo il video prima di inviarvelo mi sono resa conto che il tratto all'apice era molto fine e quindi non si vedeva la prima parte, quindi vi rifaccio solo la prima parte. Allora, se avete un compasso fate una circonferenza, altrimenti provate a fare un cerchio a mano libera come sto facendo io. Trovate il centro della circonferenza che sarebbe la distanza diciamo dalla circonferenza al centro e il raggio. La stessa misura voi la riportate, ecco la stessa misura qui, voi la riportate nel tratto di sotto e trovate la lunghezza del volto. A questo punto qui iniziate a tracciare il profilo del mento che poi come vi dicevo cambierà a seconda se uno fa un mento maschile, femminile, quello lo giostrate voi. Poi, allora, a questo punto calcolate la metà di questa distanza, non più il cerchio e il centro non lo considerate più, quindi fate un asse. A questo punto voi calcolate che il centro è più o meno, qui è logico, è la metà del raggio, il centro di quest'altra misura che abbiamo trovato. A questo punto voi trovate l'asse degli occhi, ok? Dove andranno posizionati gli occhi. Se dividete a metà anche questa misura, e sarà più o meno qui, voi troverete la linea dove è situato alla base il naso, ok? Se guardate ancora una metà, troverete dove va a posizionarsi la bocca, mentre nella fascia superiore dalla metà in su, se prendete la metà, che è, allora la metà di questo è più o meno qui, troverete la zona fronte, mentre nell'altra metà di sopra troverete la zona dell'attaccatura capelli. Altre misure da tenere in conto è l'occhio, che vi dicevo la distanza tra vedete questo è il centro, non ho fatto preciso, questo è un occhio, qui c'è un altro occhio dove andranno posizionati i nostri occhi e questo è un altro occhio che rimane. Quindi gli occhi andranno posizionati qui. Altra misura da tenere conto è quella che vi dicevo, ma mi sembra che si veda,
la larghezza del naso, vi ricordate che è questa, la larghezza della bocca che viene alla metà delle pupille, ok? E la bocca, vi ricordate, parte più o meno da qui, e va bene, e così via. Le orecchie, ecco, si situano in questa fascia qui. Ora credo che poi il video si vedeva. Grazie.